Buongiorno a tutti ragazzi, sono Riccardo, o buonasera, dato che ormai il sole è andato giù e vabbè, dipende a che ora guarderete il video. Oggi, come chiesto da voi, sarò qui a parlarvi dei passive income, dato che me l'avete chiesto nel video dove spiegavo delle 3 cose da evitare se si vuole diventare ricchi. Comunque ve lo metto da qualche parte, comparirà qui, non so come funzioni ancora, per cui forse comparirà, non lo so. Prima di fare questo video già sapevo molte cose dei passive income, dato che è quello che vorrei raggiungere, però sono andato ad informarmi e ricercare la definizione vera e propria. E gran parte delle fonti che ho trovato si concentravano sul fatto che fossero guadagni senza fare niente, cioè guadagni stando fermo. Però quello è quello in cui si punta ad arrivare, però se stessimo tutti fermi, non facessimo niente, io starei qui a dondolare e starei facendo passive income, ma purtroppo non funziona così. Se stai fermo seduto e non fai niente, nessuno viene a darti i soldi. Per cui per me la definizione è diversa e me la sono scritta lì per ricordarmela meglio, dato che ho anche meditato. Per me sono guadagni costanti dati da uno sforzo passivo o possedimenti / investimenti acquisiti nel passato. In pratica vivere della rendita di cose che abbiamo fatto o comprato nel passato. Io, per semplicità e per riuscire a spiegarveli al meglio, ho deciso di dividere i guadagni passivi in 3 categorie. La prima è quella degli investimenti, la seconda è quella data da audience online, mentre la terza è quella di vari ed eventuali, diciamo. Dato che il mondo dei guadagni passivi è vastissimo, se c'è qualcosa che non ho nominato, ditemelo e sono qui anch'io per imparare. Se ho commesso qualche errore, ditemelo, non c'è nessunissimo problema. E se volete che approfondisca alcuni dei guadagni passivi che citerò in questo video, lasciatemi un commento e sono disponibilissimo a scavare nel profondo in questo mondo. Allora partiamo con la prima categoria, la categoria degli investimenti. Se si parla di investimenti non si può non nominare Warren Buffett, che attualmente è la terza o quarta persona più ricca al mondo, credo, e solo di dividendi della Coca-Cola non so quanti milioni di dollari guadagni ogni anno. La prima tipologia di guadagni passivi nel mondo degli investimenti sono le azioni, soprattutto investire a lungo termine. Non parlo di trading online, perché in quel momento, se si fa trading online, non diventa più una cosa passiva ma diventa una cosa attiva. Infatti tu devi stare lì e studiare l'azienda, studiare il grafico e essere pronto a investire e togliere il tuo investimento e trarne profitto, per cui diventa una cosa attiva. Ciò di cui parlo io sono investimenti a lungo termine, si fa questa sorta di value investing. Se siete interessati posso fare un video più approfondito. Si studia l'azione e l'azienda e si investe sperando o sapendo, se si è più esperti, che l'azione nell'arco del tempo aumenterà di valore e perciò dopo tot anni si rivende quell'azione che è cresciuta nel tempo e si trae un profitto. Sempre nel mondo delle azioni si possono avere guadagni passivi con i dividendi, come ho detto prima nel caso del nostro caro Warren, e questi dividendi sono praticamente pezzi di fatturato di ogni singola azienda che ogni singolo azionista guadagna. Ovviamente non tutte le azioni danno dividendi e non tutte le aziende danno pezzi del loro fatturato agli azionisti. L'esempio di Warren Buffett era che Coca-Cola ogni anno dà X fatturato da dividere per tutti gli azionisti e ogni azione di Coca-Cola mi pare dia 60-70 centesimi all'anno. Non ho i dati alla mano, quindi andate a fare una ricerca se siete più interessati. Poi il terzo modo, sempre in questo mondo, sono le case, il real estate, cioè si comprano case, si affittano case, si possono fare milioni di case, si possono fare milioni di cose investendo nelle case, comprando, ristrutturando e vendendo. Questa cosa però non è passiva, si può pagare qualcuno che lo faccia o prestare soldi alle persone che fanno questa cosa, o si può affittare una casa e quindi pagare qualcuno che gestisca questa cosa in modo da far diventare la cosa completamente passiva e semplicemente lasciare che i soldi affluiscano.
questa sarebbe la cosa, diciamo, ideale. Si possono fare migliaia di tipi di prestito, prestiti ad aziende, a banche, a business, a terzi, e ricevere gli interessi dopo tot tempo. Poi si può investire nelle criptovalute o in metalli preziosi o in cambi o in migliaia di cose. Se volete che mi concentri su qualcosa in particolare scrivetemelo, è che non voglio fare un video lunghissimo per poi annoiarvi, però vi elenco un po' tutte le cose che si possono fare e poi ditemi voi dove devo concentrarmi. L'ultima cosa che volevo dirvi in questo mondo degli investimenti sono gli oggetti da collezione. Infatti se io compro un francobollo che oggi vale X e per rarità fra 10 anni vale Y e io ci guadagno un botto di soldi, è pur sempre un guadagno passivo dovuto a un investimento. Adesso vanno tantissimo i primi iPhone ancora incelofanati, ancora da aprire sigillati. Mi pare che il valore di un iPhone 3G modello, che ormai sarà vecchio di 10 anni, ora valga tipo $20.000 o comunque una cifra assurda. 10-15 anni fa lo si comprava a $600-700, per cui anche quello è un tipo di investimenti. Per riassumere, questo tipo di guadagni passivi sono dati da qualcosa che cresce nel tempo o da qualcosa che ti paga nel tempo. Per questo tipo di guadagni servono soldi e non si può partire da zero. Ora invece tratteremo i guadagni passivi che si possono iniziare partendo completamente da zero, cioè creando un'audience online. Come si può creare un'audience online? Ormai lo saprete tutti: o un gruppo Facebook, o un profilo Instagram con 1000 followers, o un canale YouTube, o un forum, o un blog, o qualsiasi cosa, e poi si può cercare di vendere qualcosa ai propri seguaci o di esporre qualcosa alla propria audience, in modo da trarci un profitto che può essere percentuale o totale. Un esempio è tutto il mercato degli influencer. Ora le aziende pagano persone che hanno un'audience grandissima per esporre il loro prodotto. Per esempio, una cosa semplicissima che fanno un'infinità di youtubers è fare la sorta di recensione. Loro non ci guadagnano più sulle visualizzazioni e sulla pubblicità che YouTube mette all'interno del video, ma ci guadagnano sulle persone che vanno a schiacciare nel link sotto del loro articolo. Un esempio ve lo faccio io adesso. Io ho appena acquistato questa sedia bellissima, se volete sotto c'è il link in descrizione. Io l'ho acquistata perché è comoda, perché c'ha lo schienale in finta pelle, penso, mi posso dondolare, mi posso ruotare alle rotelle, e poi cos'altro è che ha? Ha il sedile alto perché io sono 1,88, quindi voglio appoggiare la mia testa quando voglio rilassarmi e non pensare più a nulla. Ha anche i braccioli regolabili, quindi se la volete comprare c'è il link in descrizione ad Amazon e io ci guadagno un profitto. Ovviamente non vi sto spingendo a farlo, però se lo fate io ci guadagno. Così funziona il mondo delle persone che fanno la recensione e sperano che le persone comprino tramite il loro link. Ovviamente se una persona propone a un'audience che è interessata al mondo dei bambini neonati un mouse per il computer, non ha molto senso e non creerà nessun tipo di audience. Comunque ci sono moltissimi altri modi per riuscire a guadagnare da un'audience. La cosa difficile è crearla e proporre cose che possono interessare, e non la prima schifezza che si trova soltanto per guadagnare soldi, altrimenti si perde tutta la credibilità che si aveva acquistato. Comunque acquistate la sedia così io ci guadagno. No dai, sto scherzando. Altri tipi di guadagni passivi possono essere le vending machine. Tu compri questa sorta di macchina, questo distributore, lo metti in stazione, speri che Tizio ti compri 100.000 pacchetti di patatine e tu o qualcuno pagato da te va lì e ricarica la macchina e ci guadagni soldi. Ovviamente per iniziare hai bisogno di fare un certo investimento. Poi si possono creare tracce audio, si può fare un album fotografico, si possono creare applicazioni e venderle. Una volta che questa cosa è fatta, o la si pubblicizza o la si fa pubblicizzare da qualcun altro e continua ad andare. Stessa cosa per i corsi online: si crea un corso online
e lo si lascia vendere. Tu la cosa l'hai fatta e l'unica cosa che ti rimane da fare è pubblicizzarla o farla pubblicizzare e aspettare che i soldi entrino nel taccuino, si spera. Comunque il milionario medio ha 7 fonti di guadagno. Ovviamente tra questi ci sono guadagni attivi e guadagni passivi. Questo è soltanto per condividere con voi un dato. Se siete interessati su qualsiasi cosa in particolare, ditemelo, farò un video in proposito. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale. Quello che sto cercando di fare, sto cercando di condividere con voi la mia esperienza e cercare di riuscire a portare a voi un guadagno o comunque una cultura che possa farvi guadagnare senza muovere un dito, diciamo. Questo è ciò che tutti vorrebbero, però io ci sto provando e sto condividendo il mio percorso. Iscrivetevi, un mi piace. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Link della site in descrizione. Compra, guadagno.